Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come sostituire le cerniere del forno. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Allora, cerchiamo di capire insieme quando vanno sostituite le cerniere. Allora, le cerniere, vabbè, ovviamente si sostituiscono quando sono proprio fisicamente rotte ed è una cosa evidente. Se no, si sostituiscono anche quando la porta non chiude più bene, nel senso che voi chiudete, però fuoriesce vapore e calore e quindi il forno potrebbe perdere la temperatura, potrebbe metterci più tempo ad arrivare in temperatura o farebbe comunque fatica a mantenere la temperatura e quindi consumando di più. Quindi se non sentite una forte resistenza della porta verso il forno oppure se vedete che esce fuori vapore, è molto probabile che le cerniere siano da cambiare perché le cerniere internamente hanno delle molle che col tempo si usurano, si lasciano un po' andare e non hanno più la stessa forza di resistenza che avevano prima. Ovviamente prima di andare a sostituire le cerniere, prima di pensare che le cerniere siano guaste, bisogna sempre verificare che non ci sia la guarnizione di tenuta tagliata o spezzata o consumata o cotta. Quindi se la guarnizione è buona e morbida ed è integra, sicuramente il problema sarà da attribuire alle cerniere. La prima cosa da fare sicuramente è quella di smontare la porta dal forno per poter accedere alle cerniere e lo facciamo sbloccando questi fermi che fissano le cerniere al resto del forno. Quindi con un cacciavite a taglio ci aiutiamo facendo leva in questo modo. E solleviamo questo fermo facendolo andare fino a fine corsa, quindi fino in fondo. Fate attenzione a non lasciarlo a metà, altrimenti la porta potrebbe sganciarsi male e creare dei problemi. Quindi spingiamo fino in fondo. Stessa cosa la facciamo con l'altra cerniera. A questo punto non ci resta che chiudere la porta così da farla sganciare dal resto del forno. Bene, arrivati a questo punto, una volta che abbiamo staccato la porta del forno, ci appoggiamo su una superficie piana e possiamo andare a lavorare in comodità per poter sostituire le cerniere. Allora, la prima cosa da fare adesso è quella di staccare il vetro dal forno, che si fa sganciando questi fermi e sfilando il vetro. Vi ricordo che ho già fatto un video dove spiego come pulire e come smontare le porte del forno per pulire i vetri e vi ricordo che questo forno qui, su questo forno qui che sto smontando adesso, ho fatto una video recensione dove parlo appunto del prodotto e vi lascio il link qui in alto, vi consiglio di andarlo a vedere. Quindi se avete intenzione di comprare un forno nuovo, lì trovate il video. Comunque proseguiamo, quindi a questo punto togliamo il vetro. Adesso dobbiamo andare a svitare delle viti che sono nascoste qui dentro in modo da poter sfilare le cerniere. Il procedimento è molto semplice. Per comodità questi qui possiamo anche sfilarli momentaneamente, li rimettiamo dopo, così possiamo accedere più facilmente alle viti. Quindi svitiamo la prima vite, che è qui, poi sfiliamo la seconda vite e a questo punto non ci resta che sfilare la cerniera. Potete reinserire la cerniera nuova semplicemente puntandola qui dentro e spingendo con forza. Ok, molto semplice e non ci resta che avvitare le viti per fissarla. Ovviamente il procedimento è identico anche per l'altra cerniera.
Qui abbiamo un'altra porta di un forno che per staccarla appunto dal forno il procedimento è identico a quello che avete già visto prima, solo che le cerniere si cambiano in maniera un po' diversa. Allora, innanzitutto bisogna sfilare il vetro dalla porta in questo modo qui. Qui in questo caso il procedimento è un po' più difficile perché ci sono molte più viti da svitare e bisogna richiudere la cerniera e facciamo così, praticamente la afferriamo, la tiriamo in questo modo e rimettiamo questa linguetta su, che è quella che avevamo spostato all'inizio per sganciare la porta dal forno e dopodiché spingiamo. Ok, a questo punto si potrà staccare più facilmente una volta che avremo tolto questa staffa qui dal vetro e si fa svitando tutte le viti che sono qui e qui. Quindi procediamo. Queste due le sviteremo per ultimo, che sono proprio quelle che fissano la cerniera alla staffa. Adesso svitiamo queste altre due. E per finire l'ultima che è qui all'interno. Ok, a questo punto, come potete vedere, la staffa si stacca e possiamo accedere alla cerniera. Quindi prendiamo la staffa e svitiamo queste due viti. Ok, a questo punto dobbiamo solo giocare un po' con le lamiere, muoverle un po' per sfilare. Ok, vedete? Ok. Quando mettete la cerniera nuova vi consiglio di schiacciare un pochino questo, perché succede che con gli anni questa parte qui si allenta un po' e si solleva un po' e quindi la cerniera tende a fare un po' di gioco, a muoversi e quindi quando chiudete la porta potete sentire dei rumori un po' strani, quindi la abbassate un po' e la schiacciate. Dobbiamo rimettere la cerniera nuova e dobbiamo puntarla qui, inserirla qui nella fessura così, anche qui dobbiamo giocare un po' con le lamiere e infilarla. Non ci resta che fissarla. Adesso mi sto a far vedere completamente che rimonto la staffa sul vetro, se no il video diventa lunghissimo. Tanto il procedimento è identico come quando l'avete smontato, non c'è niente di complicato. Allora, non stringetele subito le viti, dopo che le avete avvitate tutte e due potete stringerle, se no farete molta fatica a centrare il foro di ogni vite. Quindi riposizioniamo la cerniera utilizzando una pinza a pappagallo e seguendo questi passaggi. Concludere, se vi dovesse capitare un forno dove la cerniera, anziché essere inserita qua dentro, la vedete fuoriuscire da questa parte, allora in quel caso lì dovete estrarre il forno dall'incasso per accedere a delle viti di fissaggio che si trovano in questo punto qui. Quindi qui dovreste trovare due viti che una volta svitate non vi resta che sfilare la cerniera da qui dentro.